Benvenuto o bentornato su questo canale. In questo video verrà trattato la corsa avviata in tutto il mondo per la supremazia nelle reti di sesta generazione, brevemente dette 6G, attraversa vari campi che vanno dalla difesa, alla sicurezza, dall'economia alla politica e persino alla società, dando particolare rilievo al suo uso in ambito militare. Il 6G è una tecnologia di telefonia mobile di sesta generazione che si trova ancora nelle prime fasi sperimentali di sviluppo. Al contrario del 5G, che offre velocità di trasmissione dati elevate e bassa latenza, il 6G si prospetta come un vero e proprio tsunami tecnologico. Questa nuova tecnologia supererà le attuali modalità di interazione, come le videochiamate via Skype, o via Zoom o con Meet della Google Suite, sostituendole con la telepresenza olografica. Grazie alla diffusione di reti ubiquee e ad alta capacità di trasferimento dati, il 6G potrà abilitare nuove tecnologie di comunicazione dal sapore fantascientifico. Tuttavia, è importante notare che il 6G sarà fruibile da tutti soltanto nei prossimi anni, verosimilmente a partire dal 2030 in poi, quando il 5G sarà soltanto un ricordo, uno strumento superato. In sintesi, il 6G rappresenta un'evoluzione del 5G e lo sostituirà, aprendo la strada a nuove applicazioni e migliorando notevolmente la gestione efficiente dell'enorme traffico dati generato dai dispositivi connessi. Insomma, può essere la chiave del futuro. La vita di tutti i giorni in connessione perenne senza fili, con prestazioni di alto livello in molteplici campi applicativi. Non solo internet quasi istantanea, il 6G mira a ampliare i confini della connettività, consentendo innovazioni come la comunicazione olografica con fusione sensoriale ed interazioni intelligenti di sentimenti e pensieri, la realtà estesa senza soluzione di continuità e l'integrazione dell'intelligenza artificiale su vasta scala in molteplici campi d'impiego, realtà virtuale ed aumentata ad alta definizione, i gemelli digitali, cioè copie tridimensionali dettagliate di un oggetto fisico, eccetera. Diversi servizi che stentano a prendere piede con il 5G, come i veicoli a guida autonoma, la chirurgia a distanza e le città intelligenti, con l'avvento delle reti di sesta generazione sarebbero sicuramente implementabili in maniera più rapida ed efficace con un altissimo grado di efficienza. Inoltre il 6G con la comunicazione quasi istantanea che instaurerà, tra dispositivi come computer, smartphone, robot, automobili o qualsivoglia dispositivo, consentirà l'ubiquità della connettività, cioè consentirà di creare un sistema di connettività costante e accessibile da qualsiasi dispositivo immaginabile, e questo probabilmente porterà ad applicazioni che chiuderanno il gap tra il mondo reale e quello digitale. La fase di standardizzazione delle reti di sesta generazione inizierà probabilmente nel 2025, con le prime specifiche del 3GPP prevista per il 2028. Il lancio commerciale è previsto dopo il 2030. Le caratteristiche principali di riferimento del 6G sono una velocità di download di 1 terabit al secondo con una latenza al di sotto di 1/10 di millisecondo, cioè al di sotto dei 100 microsecondi ed una densità di 1 miliardo di dispositivi per chilometro quadro. Quest'ultima caratteristica porterà alla completa interconnessione del mondo, dove ogni oggetto o entità del mondo fisico, aziende, città, macchine, persone ed oggetti vari potrà essere connesso ed avere una controparte digitale, cioè il digital twin, che potrà essere sfruttata con finalità simulative, analitiche, diagnostiche o per usi adesso inimmaginabili. Il ruolo dell'intelligenza artificiale sarà fondamentale nello sviluppo e nella diffusione della tecnologia 6G. Sarà infatti necessaria l'applicazione dell'intelligenza artificiale per decidere come utilizzare la potenza di calcolo messa a disposizione da questa nuova tecnologia e come ottimizzarne la distribuzione. L'intelligenza artificiale permetterà infatti di agire su moltissimi parametri in tempo reale e senza l'intervento umano grazie al machine learning ed al deep learning. Inoltre l'ottimizzazione della rete ed il massimo sfruttamento della potenza di trasmissione dati permetterà di rendere più sostenibili i networks di sistemi di elaborazione o di IoT, ottimizzando il risparmio di energia, il bilanciamento del carico sulla rete elettrica e l'ottimizzazione della mobilità del segnale. Nonostante la formalizzazione dello standard sia ancora in corso, ricercatori in tutto il mondo stanno già lavorando per creare le basi tecniche della futura rete 6G ad altissima velocità. Ovviamente non è tutto oro quello che luccica, visto che anche questa tecnologia presenta le sue difficoltà, per esempio i segnali elettromagnetici, nel campo delle frequenze del terahertz, non percorrono lunghe distanze e hanno difficoltà a penetrare nuvole e nebbia. Però le comunicazioni su queste frequenze consentono alle trasmissioni dati wireless di essere efficaci quasi quanto le trasmissioni effettuate su fibra ottica. Le reti basate su fibra ottica devono affrontare costi elevati, lunghi tempi di implementazione e mancanza di flessibilità nella loro architettura,
motivo per cui si stima che la tecnologia wireless guadagnerà importanti quote di mercato nei prossimi anni. Con l'avvicinarsi del 2030, si stanno gettando le basi per la prossima frontiera delle comunicazioni mobili, che può anche rispondere in modo più che adeguato alle esigenze di innovazione e sostenibilità proprie della doppia transizione verde e digitale. Si prevede che i paesi e le aziende leader nello sviluppo e nell'implementazione del 6G otterranno un enorme vantaggio competitivo in termini di innovazione tecnologica, crescita economica e influenza nella definizione degli standard globali. Con le reti a banda larga 5G ancora in fase di implementazione in tutto il mondo, gli Stati Uniti e la Cina stanno competendo per la supremazia nel 6G, detta anche Terahertz Technology, con implicazioni significative anche per i futuri conflitti, armati e non. Una corsa che attraversa vari campi che vanno dalla difesa e sicurezza, all'economia, all'influenza geopolitica e dal soft power. Mentre ancora il mondo cerca di capire come sviluppare proprie infrastrutture di rete 5G, la Cina sta già sviluppando il 6G dimostrando ancora una volta di essere un passo davanti agli altri. La Cina è già al 6G e lo applica in campo militare. Un rapporto dell'IISS, Istituto Internazionale di Studi Strategici, afferma che la tecnologia 6G potrebbe svolgere un ruolo chiave nel programma delle armi ipersoniche cinesi, e sembra che abbiano già risolto il problema del blackout delle comunicazioni a velocità ipersoniche. A gennaio 2022 il South China Morning Post, riportando una pubblicazione sul Journal of National University of Defense Technology dal team di Yao Jianquan, dell'Università di Tianjin, ha riferito che i ricercatori cinesi hanno sviluppato un dispositivo laser 6G, uno strumento cioè che può generare un fascio continuo di onde elettromagnetiche alla frequenza dei terahertz, una fascia di frequenze situata tra gli infrarossi e le microonde. Questo raggio alla frequenza dei terahertz è in grado di penetrare lo strato di plasma, che si forma intorno al missile mentre è in volo alla velocità ipersonica, e che blocca, assorbendole, le onde elettromagnetiche sulla superficie del missile. Questo da un lato rende il missile invisibile dai radar, dall'altro consente l'uso del missile alla velocità ipersonica solo in modalità automatica planata e con un'unica testata, in quanto non si possono dare comandi alla sua centralina di guida, mentre sembra che le onde elettromagnetiche alla frequenza dei terahertz, essendo ad altissima energia, penetrano lo strato di plasma intorno al missile ed arrivare alla centralina di guida del missile, consentendo così una gestione guidata del missili. In questo modo si possono utilizzare i missili ipersonici in fase di velocità ipersonica non solo in modalità automatica ma anche in modalità guidata, con la possibilità di fargli portare e sganciare più di una testata convenzionale o nucleare su diversi obiettivi, oltre a modificarne la traiettoria, rendendoli ulteriormente non intercettabili. Stando sempre al South China Morning Post, la Cina ha testato il primo dispositivo terahertz al mondo per il rilevamento di sottomarini. I ricercatori dell'Università Nazionale Cinese di Tecnologia della Difesa hanno pubblicato i loro risultati sul Journal of Radars. Il dispositivo ha identificato minuscole vibrazioni superficiali, secondo quanto riferito, tra i 10 ed i 100 nanometri, prodotte da una sorgente sonora a bassa frequenza in mare aperto. Queste onde possono aiutare a trovare sottomarini in navigazione nei mari e raccogliere informazioni per identificare il modello del sottomarino. I dispositivi di screening alla frequenza dei terahertz sono attualmente già utilizzati in alcuni aeroporti cinesi per rilevare oggetti illegali che potrebbero essere nascosti sotto gli abiti dei passeggeri. La Cina ha recentemente compiuto progressi applicativi sostanziali nella tecnologia di rilevamento dei sottomarini, con la tecnologia 6G che ha già sviluppata, con significative implicazioni operative e strategiche, in quanto avrebbe la capacità di individuare e neutralizzare i sottomarini nemici ed in particolare quelli nucleari che sono lo strumento principale della deterrenza nucleare. I ricercatori dell'Accademia Cinese delle Scienze del Fujian, nell'Istituto di ricerca sulla struttura della materia, hanno sviluppato un sistema di rilevamento sottomarino altamente sensibile in grado di rilevare anche le più deboli tracce di sottomarini da distanze significative, anche in pieno oceano mediante i satelliti. Il team scientifico ha pubblicato i propri risultati sul Chinese Journal of Ship Research, del China Ship Scientific Research Center, in prima linea negli sviluppi dell'ingegneria navale e oceanica. Il sistema utilizza la modellazione computerizzata, con l'uso di intelligenza artificiale, per determinare la possibilità di rilevare le bolle, dette bolle di cavitazione, estremamente sottili, dal diametro dell'ordine del nanometro. Un nanometro corrisponde ad 1 miliardesimo di metro, prodotte dai sottomarini. Questo metodo ha una sensibilità nettamente più elevata della sensibilità dei rilevatori avanzati di anomalie magnetiche attualmente in uso per rilevare i sottomarini. Con questo metodo, basato su fasci di onde elettromagnetiche alla frequenza dei terahertz,
che rileva le bolle di cavitazione nanometriche, i cinesi possono rilevare i sottomarini statunitensi più avanzati ovunque si trovino. Questa applicazione della tecnologia 6G potrebbe rappresentare un punto di svolta per le operazioni di guerra antisommergibile, poiché i moderni sistemi che utilizzano sonar attivi e passivi con rilevamento di anomalie magnetiche per estrarre segnali sottomarini dal rumore dell'oceano hanno una portata limitata, non oltre i 200 metri di profondità, mentre con la tecnologia 6G si potrà andare fino ad una profondità di 500 metri, che i sottomarini generalmente non oltrepassano per non rischiare cedimenti strutturali e quindi rendere ogni tipo di sottomarino visibile ed intercettabile. Questa tecnologia avanzata può essere impiegata anche a bordo di droni, ed essere integrata nella serie di reti di sensori subacquei cinese nota come Grande Muraglia Sottomarina, che monitorizza il Mar Cinese meridionale e altre regioni chiave al largo delle coste cinesi. L'integrazione dei droni nelle operazioni antisommergibile offrono una soluzione pratica ed economica per potenziare la guerra antisommergibile, grazie al loro basso costo, alla capacità di operare in remoto, al loro uso in grandi numeri ed alla silenziosità, migliorano significativamente l'efficacia della lotta antisommergibile. La svolta tecnologica del 6G ha altre applicazioni militari, come il rilevamento di velivoli stealth o le comunicazioni spaziali ad alta velocità. Questa tecnologia può migliorare le capacità di sorveglianza e ricognizione nello spazio, potenziare l'elaborazione dei dati e consentire la connessione di più dispositivi su più frequenze, ridimensionando così il problema delle interferenze di hacker o di atti di guerra elettronica distruttivi. L'integrazione dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico nelle applicazioni 6G può consentire ai militari di sfruttare i big data per migliorare il processo decisionale, la mobilitazione della difesa, il comando ed il controllo delle unità operative sul campo di battaglia e dei sistemi d'arma. Il 6G potrebbe anche fornire formazione ed addestramento di qualità in realtà virtuale ed estesa per il personale militare, migliorandone significativamente l'addestramento, fornendo scenari più realistici ed imprevedibili che rispecchiano accuratamente le situazioni di combattimento nella vita reale. Sempre secondo il South China Morning Post, la Cina starebbero lavorando alla creazione di un'arma elettromagnetica da 80 gigawatt, sfruttando le altissime energie associate alle onde elettromagnetiche alle frequenze dei terahertz, e di averla sperimentata su un aereo senza pilota, che è stato abbattuto da un potente impulso elettromagnetico mentre si trovava a circa 1500 metri sopra il livello del mare durante un esperimento del China Electronics Technology Group. Mentre il rapporto ISS per gli Stati Uniti sostiene anche che gli Stati Uniti mirano a sfruttare il 6G per organizzare e coordinare i dati tra le loro forze armate ed i loro alleati per aumentare la velocità di elaborazione delle strategie e del coordinamento. Il rapporto ISS menziona anche che gli Stati Uniti vedono il 6G come un balzo tecnologico in avanti che li aiuterà a mantenere il loro vantaggio militare, enfatizzando la prototipazione su larga scala e la sperimentazione per lo sviluppo delle tecnologie, insieme alla collaborazione con aziende leader del settore, agenzie governative e partner internazionali. A questo proposito, potrebbe essere significativa la partnership Stati Uniti-Corea del Sud su tecnologie critiche ed emergenti come il 6G. Secondo i DTechEx, l'azienda tecnologica di punta della Corea del Sud, la Samsung, sta investendo molto nel 6G e nei chip all'avanguardia che ne guideranno la tecnologia. Il contrasto tra gli approcci centralizzati ma rigidi della Cina e gli approcci pratici ma meno coesi degli Stati Uniti allo sviluppo della tecnologia 6G per scopi militari si estende anche alle loro basi di ricerca. Il rapporto ISS rileva che l'approccio incentrato sullo stato della Cina allo sviluppo del 6G le consente di incanalare tutte le sue risorse sotto il controllo diretto del governo per influenzare e dirigere la definizione degli standard globali. Il rapporto rileva anche che questo approccio statalista ha aiutato la Cina a trasformare la sua industria delle telecomunicazioni dall'essere un attore trascurabile negli anni '80 a una posizione di vantaggio nelle telecomunicazioni 5G ed ha fornito una solida base per la tecnologia 6G, riducendone i costi del 30%. Tuttavia, il rapporto rileva che la Cina deve affrontare vincoli significativi nello sviluppo della tecnologia 6G, come dipendenza da input esteri, sanzioni statunitensi e controlli sulle esportazioni. Al contrario, l'ISS afferma che gli Stati Uniti non hanno dato priorità allo sviluppo delle reti di telecomunicazioni di prossima generazione nella misura della Cina, in particolare nello sviluppo di infrastrutture e servizi 5G. Sebbene il rapporto ISS menzioni l'erosione a lungo termine dell'industria delle telecomunicazioni statunitense, evidenzia anche la forza degli Stati Uniti nell'innovazione e che le aziende statunitensi sono ben posizionate nelle tecnologie abilitanti 6G come software e semiconduttori.
Menziona inoltre che anche gli Stati Uniti stanno adottando un approccio incentrato sullo Stato nello sviluppo di tecnologie strategiche critiche per recuperare lo slancio perso, prendendo potenzialmente atto dei vantaggi conseguiti dalla Cina con questo approccio. Nel contesto degli Stati Uniti, un metodo guidato dallo Stato prevede la creazione di partnership con alleati e nazioni partner per accelerare lo sviluppo tecnologico sfruttando i punti di forza degli Stati Uniti ed escludere la Cina. Il rapporto mette inoltre in guardia da un conflitto tra gli standard dell'infrastruttura di rete globale derivante dagli interessi divergenti di Cina e Stati Uniti, nel lancio della tecnologia delle telecomunicazioni di prossima generazione sui mercati di terze parti. Asia Times ha precedentemente riferito che la Cina sta gradualmente raggiungendo la leadership statunitense nella definizione di standard tecnologici, pur rilevando che politicizzarli rischia di frammentare gli standard globali ed interrompere il commercio e l'innovazione. Oltre alla Cina e agli Stati Uniti, l'Unione Europea, il Giappone e altri paesi stanno proponendo ed implementando standard internazionali, il che significa che un monopolio dello standard statunitense o cinese sarà difficile. Ma anche se le superpotenze rivali cercano di sfruttare il 6G per un nuovo vantaggio militare, il fattore decisivo potrebbe essere quale dei due può fornire la tecnologia 6G come bene pubblico globale, consolidando la sua legittimità come leader tecnologico mondiale. Proprio come il dollaro USA è diventato de facto la valuta per il commercio internazionale e ha consolidato il dominio degli Stati Uniti nel sistema finanziario globale, l'adattamento diffuso della tecnologia 6G cinese o statunitense potrebbe stabilire una delle superpotenze come il centro della quarta rivoluzione industriale guidata dalla tecnologia. In alternativa, la corsa in corso per il 6G ed il conflitto tra gli standard tecnologici potrebbe portare ad un internet globale biforcato con la Cina che ne controlla una parte e gli Stati Uniti l'altra. Questo è tutto. Spero che il video ti sia piaciuto e che tu l'abbia trovato interessante. In questo caso lascia un like e se non sei iscritto, iscriviti al canale, a te non costa nulla, ma per me è un aiuto per continuare e migliorare i contenuti del canale.